Salute a tutti! Con questo video riprendiamo e concludiamo l'esame della sentenza di assoluzione di Salvatore Vinci dal presunto omicidio della moglie, Barbarina Steri, morta in Sardegna nel 1960, soffocata dal gas. Tra gli elementi che indussero Torrisi prima e i magistrati di Cagliari poi a sospettare una messa in scena di un suicidio fu la questione della porta. La porta della camera dove venne trovato il cadavere della ragazza era una porta a due ante, una cosa un po' strana, cioè noi siamo abituati che le stanze interne hanno una sola anta, quella era a due ante, era una casa vecchia, aveva questa porta a due ante. Questa porta aveva su un'anta due passanti in alto e in basso che andavano a infilarsi nei rispettivi fori, nell'intelaiatura superiore della porta e nel pavimento. Ecco, la porta era chiusa a chiave, la stanghetta dentro con due mandate, ma il battente che aveva questi passanti non era assicurato. Per cui infatti il padre della ragazza con una spinta forte riuscì ad aprire, cioè le due ante si aprirono così. Non si sa se la stanghetta che era inserita si ruppe, questo non lo sappiamo, ma in ogni caso la cosa importante per l'accusa era che i passanti non erano stati inseriti. Leggiamo quello che scrisse Torrisi nel suo rapporto. La donna, secondo la versione concorde dei tre, ricordo il padre, il fratello e il marito che entrarono, stringe in mano la chiave della porta della stanza, come a farle indicare che essa, prima di mettere in atto l'insano gesto, ha avuto cura di chiudere la serratura della porta stessa. Tale operazione avrebbe potuto essere considerata credibile qualora la porta fosse stata chiusa dall'interno, senza possibilità di entrare se non forzando la serratura o abbattendo la porta medesima. Invece, come già evidenziato, i due battenti della porta che avrebbero dovuto assicurarla al pavimento e al telaio sono disinseriti e il chiavistello con due mandate è avanzato nella serratura. Alla luce di queste considerazioni, qualsiasi persona evidentemente interessata avrebbe potuto dare due mandate alla serratura, facendo avanzare a vuoto il chiavistello, lasciare la chiave nella mano della donna, richiudersi la porta dietro, priva dei saliscendi, accostando le due ante in modo da far entrare il chiavistello nell'apposito alloggiamento e poi, con una leggera trazione, riportare la porta nella posizione di chiusura. Cioè, insomma, tirata fuori questa stanghetta, avrebbe accostato le due ante, foro e stanghetta, chiudendole e sarebbe potuto sembrare una porta chiusa dall'interno, ma non c'erano questi passanti assicurati. Ma allora perché la ragazza avrebbe dovuto chiudersi all'interno per impedire che qualcuno entrasse? La sentenza la pensa in un altro modo. Leggiamo. La chiusura della porta da parte della Steri, intenzionata al suicidio, non ha necessariamente il significato di impedire ad altri l'ingresso nella stanza. Perché avrebbe dovuto preoccuparsi di impedire ad altri l'ingresso in quella stanza? Cioè il suicidio sarebbe avvenuto in pochi minuti, ecco, insomma con il soffocamento non è che sarebbe durato chissà quanto, per cui il pericolo che qualcuno potesse entrare proprio in quei momenti e salvarla non era così grande. Il motivo di chiudere questa porta era un altro, è facilmente intuibile. Continuiamo. Ma può assai più ragionevolmente essere stata dettata unicamente dall'intento di rendere assai ridotta l'emissione di gas nella adiacente camera, ove aveva riposto il figlioletto. Tale scopo infatti non richiedeva anche l'inserimento dei passanti negli appositi alloggiamenti. Cioè il motivo della chiusura di quella porta non era impedire a qualcuno che potesse entrare, ma impedire che il gas potesse uscire, invadere la cucina dove c'era il figlioletto Antonio vicino al camino spento. Questo era lo scopo secondo la sentenza della ragazza e mi sembra che sia abbastanza plausibile un ragionamento del genere. Teniamo conto anche di un fatto. Quell'appartamento era fatto di due stanze, c'era la cucina e c'era la camera. L'unica fonte di calore era il caminetto in cucina.
Ecco, si deve pensare che in quel gennaio, insomma, d'inverno, quella porta fosse sempre aperta, cioè la porta di comunicazione tra la cucina e la camera. Perché? Per riscaldare la camera, insomma, per togliere l'umidità. Una camera che era, tra l'altro, priva di finestre, insomma, per cui io penso che quei passanti non fossero mai inseriti, cioè quell'anta fosse sempre aperta. Per cui quando la ragazza andò a chiuderla, non pensò a mettere anche passanti, pensò a chiudere la porta per impedire appunto che il gas potesse uscire dalla camera e invadere la cucina. Un altro argomento dell'accusa per giustificare l'idea che fosse stata una messa in scena era il pericolo per il bambino, cioè l'idea era questa: ma come poteva una madre correre il rischio di creare un pericolo per il proprio bambino con il gas che poteva fuoriuscire? Allora lì il problema è che quando una persona si trova nelle condizioni in cui si poteva trovare quella ragazza lì che stava per uccidersi, non è che fa dei ragionamenti così razionali come possiamo fare noi qui, che non abbiamo certamente nessun problema di questo tipo. Insomma, c'è tanti genitori che si uccidono e si portano dietro i figli, per esempio, no? Una cosa assurda, cioè se uno ci pensa, dice: ma come? Cosa c'entrano i figli? Eppure succede. Cioè la ragazza cosa poteva fare? Non poteva il figlio lasciarlo da qualche parte. Sì, poteva magari uccidersi in un altro modo, andando a gettarsi in un fiume, non so, se c'era qualche rupe da quelle parti, poteva buttarsi di sotto. Però come si fa a entrare nella mente di una persona che si trova in una situazione del genere? Pensò che chiudendo quella porta il pericolo per il bambino non ci sarebbe stato e che doveva rientrare il marito a una certa ora, per cui il bambino non avrebbe corso eccessivi pericoli. Poi bisogna pensare anche a Salvatore Vinci. Ora, quest'uomo così cattivo come viene dipinto da Torrisi avrebbe avuto anche la cattiveria di lasciare lì il bambino con la bombola del gas aperta. Questa era se aveva fatto questa messa in scena, no? Perché quando era arrivato lì e poi era andato a chiamare il suocero, lasciò il bambino nella cucina e però dietro quella porta c'era la bombola che ancora emetteva gas, venne chiusa dal padre della ragazza quando arrivò, per cui mi sembra addebitare anche questo a Salvatore Vinci. Sì, è possibile, ma insomma. Un elemento che vale la pena discutere è la sospettosità di Torrisi e conseguentemente anche dell'accusa dei magistrati di Cagliari sulla presunta partecipazione del padre di Barbarina Steri all'omicidio. Cioè si pensò addirittura che il padre avrebbe collaborato all'omicidio della figlia. Leggiamo cosa scrisse Torrisi nel suo rapporto. Si intuisce in maniera lampante che il tentativo dei tre, padre, fratello e marito, è proteso a dimostrare agli inquirenti il suicidio della loro congiunta e la casualità del rinvenimento del cadavere. È proprio qui invece che i sospetti sulla simulazione diventano concreti e si ha motivo di ritenere che tutti e tre, prima di chiamare il vicino di casa, prima di chiamare Usula, mentre erano davanti alla porta, sono sicuramente entrati per travisare la scena ed eliminare eventuali tracce del delitto. Cioè, dice Torrisi, secondo lui, padre, fratello e marito, prima di chiamare Usula erano entrati, avevano fatto in modo di scenare questo suicidio. Ma è tutto un programma anche il modo di comportarsi del padre della donna. Evidentemente le sue reazioni, che nella fattispecie avrebbero dovuto essere naturali e istintive, stranamente appaiono preordinate, perché a tale individuo l'ansia di entrare non gli viene subito, allorché giunge dinanzi alla porta, ma poco dopo, non appena interviene la persona incaricata all'assistenza. Insomma, se Salvatore Vinci aveva avuto un comportamento strano andando a chiamare il suocero prima di entrare, altrettanto strano, secondo Torrisi, era il comportamento del suocero che davanti a quella porta, invece di entrare subito, mandò il figlio a chiamare il vicino Usula. E io l'ho già detto questo, no? Se quando erano arrivati lì l'idea era quella che dietro quella porta ci fosse l'amante di Barbarina Steri, l'idea poteva essere quella di avere qualcuno da testimone, ma anche come
per aiutare. Se Salvatore era andato dal suocero, gli aveva detto guarda che c'è qualcuno, magari nel viaggio gli aveva detto non è che potrebbe aggredirmi, magari ha una pistola, non sappiamo quello che si dissero. Insomma, è una situazione, questi arrivano lì perché devono pensare che dietro quella porta ci sia una bombola di gas aperta. Cioè, non era una situazione che si poteva prevedere. Qualche odore di gas ci poteva anche essere nella stanza, ma io questo l'ho già detto, in quelle cucine di una volta, quelle cucine a gas smaltate che c'erano una volta con la bombola, e quando ogni volta che si apriva il gas per accenderlo un po' di gas andava sempre in giro e c'era odore di gas in cucina. Ma poi c'è anche da dire che il gas di per sé non è che abbia odore, il gas è inodore, ha odore un componente che diviene miscelato e che serve appunto per favorire che uno si accorga che c'è una fuga di gas. Ma la normativa che imponeva l'uso di queste sostanze è del 71. Non è detto che quel gas lì nel 60 fosse stato miscelato con opportuna percentuale di questo componente. Per esempio Usula, quando entrò nella cucina, lo dichiarò lui che non sentì odore di gas. Per cui magari avranno sentito un po' di odore di gas, ma perché pensare che dietro quella porta c'era una bombola aperta? Ecco, io questo penso che si possa dire. Comunque, vediamo la sentenza, i giudici bocciarono irrimediabilmente questa sospettosità nei confronti del padre, che parve loro assurda. Se fosse valida l'inferenza induttiva dell'accusa, dovrebbe allora dirsi che anche il padre della Steri è correo dell'omicidio, o che volesse portare aiuto al genero sospettando che costui avesse ucciso la figlia. Questo appare del tutto irragionevole e frutto di ingiustificati sospetti. Insomma, sospettare del padre della ragazza era veramente assurdo. Un altro elemento che poteva far pensare a una messa in scena era il tubo del gas collegato alla bombola. Allora, la situazione era che la ragazza era a terra, bocconi, con la faccia rivolta verso la porta, a una quarantina di centimetri, i suoi piedi erano a una quarantina di centimetri dal letto, la bombola vicino al letto e il tubo erogatore appoggiato al cuscino. Cioè sostanzialmente non era caduto. L'idea di Torrisi e dell'accusa è che con i movimenti della donna che si sarebbe alzata dal letto per cercare di aprire la porta, secondo la situazione che si era presentata, ecco, il tubo sarebbe dovuto scivolare a terra. Ma allora, dice la sentenza, altrettanto poco dimostrativo è il fatto che sia stato trovato il tubo erogatore del gas poggiato sul cuscino. Non si vede per quale ragione un simile dato debba essere incompatibile o solo poco ragionevolmente compatibile con l'ipotesi del suicidio. Nessuna massima di esperienza può dirci che quel tubo poteva essere poggiato in quel modo solo da chi avesse realizzato una messa in scena del suicidio. Neanche se si accetti la prospettazione accusatoria del professor Camba di una fase di agitazione motoria nella asfissia prodotta da inalazione di GPL, può dirsi significativamente certo che quell'agitazione dovesse comportare la caduta dal cuscino del tubo erogatore. A ciò si aggiunga come non sia oggi possibile accertarsi della esatta lunghezza di tale tubo, che il pretore descrisse genericamente come corto, della consistenza del materiale con cui era realizzato e come tutto ciò renda le inferenze argomentative che si vorrebbero trarre sfornite anche di un minimo possibile riscontro. Insomma, quello che dicono i giudici è: non si può essere certi che quel tubo sarebbe caduto, cioè non si può prendere questo fatto come una prova. Ma io vorrei aggiungere anche un'altra cosa. Quel tubo in cima aveva l'erogatore. L'erogatore che è questo. Lo vediamo qui, questo è un erogatore di quelli che si trovano in vendita oggi. Quell'erogatore lì che aveva il rubinetto per chiudere, io non so quelli di oggi, probabilmente oggi li faranno in lega leggera, ma quelli di una volta erano massicci, erano pesanti, io me lo ricordo ai tempi, cioè gli erogatori erano veramente pesanti. Per cui quel tubo con in cima all'erogatore era stabile, cioè un conto sarebbe stato se il tubo fosse stato un tubo senza niente in cima, allora è chiaro che la parte che
era fuori dal letto, avrebbe contribuito a farlo scivolare e a farlo cadere, ma con quella massa in cima, poggiata sul cuscino, la sua stabilità era molto più alta. Cioè, insomma, ci doveva essere proprio qualcuno che gli dava una botta per farlo cadere a terra. Se era una questione di movimenti del letto, così, urti del guanciale, molto probabilmente quella massa dell'erogatore avrebbe fatto rimanere il tubo nella sua posizione. Un altro elemento sempre che faceva pensare a una messa in scena era la posizione del corpo Bocconi, così come venne ritrovato. Leggiamo quello che scrive la sentenza. Non pare ugualmente che possa attribuirsi un significato indiziante al fatto che il cadavere della Steri sia stato rinvenuto bocconi sul pavimento, col capo rivolto verso la porta e con accanto alla mano la chiave della stanza. Cioè questa cosa qui sembrava una messa in scena. Dicono i giudici, appare quantomeno arbitrario pretendere di sapere quali possano essere, in una persona che ponga in atto il suo intento suicida, le reazioni allorché sta per raggiungerlo. Se tenti di alzarsi dal letto, se voglia raggiungere la porta, se abbia perdita di coscienza in condizioni che la portino a sollevarsi e poi a cadere a terra. Insomma, non si può essere nella testa di una persona che si trova in quella situazione lì. Cioè la ragazza poteva aver avuto a un certo momento l'istinto di alzarsi, andare a cercare di raggiungere la porta per salvarsi, insomma, perché magari in quel momento lì la sua sofferenza anche fisica era troppo alta e voleva salvarsi. Sulla chiave trovata lì vicino al cadavere c'erano delle difformità nelle testimonianze dei tre che entrarono. Salvatore Vinci disse che lei la stringeva in mano e che le scivolò quando il padre andò a tastarle il polso. Il padre disse che era sotto la sua mano, il fratello disse che era accanto alla sua mano e aveva anche sentito il rumore di quando era caduta. Lui pensava che evidentemente fosse caduta dalla toppa della porta quando era stata aperta. Queste erano le valutazioni che fecero pensare a Torrisi e all'accusa che dietro ci fossero delle gabole. Sentiamo cosa dice la sentenza. Quanto alla chiave che il pretore nel verbale di sopralluogo attestò trovarsi accanto al cadavere, deve ritenersi vicino alla mano, come affermato dal padre di costei che ebbe a toccarle il polso e che Vinci Salvatore disse invece essere scivolata dalla mano della moglie e Steri Salvatore essersi trovata sotto la mano della sorella, ancora una volta il dato di per sé incerto e dunque di scarsa utilizzabilità nella prova indiziaria è privo di capacità dimostrativa del fatto ignoto e non può in via univoca dare prova della messa in scena del suicidio. La donna può benissimo aver avuto con sé la chiave poggiata magari sul comodino e averla presa con l'intento di salvarsi. Può essere la chiave caduta dalla toppa della porta, allorché Steri Francesco con uno spintone l'aprì, andando a finire accanto alla mano della figlia riversa al suolo. Non necessariamente può dirsi in altri termini che colà l'abbia riposta il Vinci dopo aver ucciso la moglie, prima di tirare dietro di sé le ante della porta, avendo cura che il passante della serratura, a cui aveva fatto fare 2 mandate, si inserisse nel suo alloggiamento. Ma allora, diciamo pure che questa posizione della ragazza sul pavimento è un indice del fatto che non ci fu alcuna messa in scena. Perché? Lo dissero anche i giudici. Certo è che appare su un piano di verosimiglianza scarsamente plausibile che un omicida che insceni un suicidio per asfissia da gas faccia ritrovare il cadavere non accanto al tubo erogatore, riverso sul letto, ma per terra rivolto verso l'uscita. Cioè, che interesse aveva Salvatore Vinci o anche gli altri se avevano partecipato a mettere il cadavere della poveretta in terra, quando il tubo erogatore era sul cuscino? Avrebbero dovuto metterla sul letto, cioè era lì il suo posto, no? Accanto al tubo erogatore. Il fatto che fosse Bocconi a terra vuol dire che non c'era stata nessuna messa in scena, mi sembra logico. Passiamo adesso alla bombola. Su questa bombola, l'avevo già detto, ci sono tanti misteri. Allora, la bombola, secondo quello che si legge nella relazione del professor Camba,
autoptica derivata dagli accertamenti dei carabinieri, era una bombola quasi piena, era stata comprata 3 giorni prima. Mentre invece le azioni di Barbarina, che andò a scaldare il latte, e poi anche quelle raccontate da Salvatore, dai 2 Salvatore, che avevano dovuto scaldarsi la merenda sul camino, farebbero pensare che quella bombola era vuota. Dal rapporto Torrisi: quanto alla bombola posta nella cucina dell'abitazione, come si rileva dalle dichiarazioni del marito, essa è esaurita, tanto che lo stesso, non appena rientrato in casa verso le ore 17 del giorno prima, consuma una merenda di ravanelli, cardi e pane che scalda accendendo il fuoco a legna, mentre la moglie si reca nell'abitazione del padrone e vicino di casa, Steri Raimondo, a scaldare il latte per il bambino. In effetti, come riferisce lo stesso Steri Raimondo, la donna è venuta per ben 2 volte nella sua abitazione, verso le 18 e verso le 21. È necessario quindi chiedersi da dove possa provenire la bombola liquigas rinvenuta nella camera da letto, circostanza che non risulta sia stata verificata all'epoca presso i distributori del paese. Quindi non si ritiene possibile che dopo le 21:30 questa abbia potuto procurarsi, questa Barbarina, un'altra bombola piena, dal momento che in quell'orario tutti gli esercizi pubblici erano chiusi. Cioè dice, se la ragazza era andata a scaldare il latte dal vicino e era uscita alle 21:30, alle 21:30 quella bombola come poteva essersela procurata se non c'era prima? Alla stregua delle risultanze acquisite e delle considerazioni su espresse, si può affermare, senza pericolo di essere smentiti, che la bombola rinvenuta nella camera da letto non può essere che quella asportata dalla cucina, e la presenza del tubo di gomma e del regolatore non sono dovuti a mera casualità, ma fanno parte di un ben preciso piano criminoso che prevede la collocazione del tubo con il regolatore proprio sul guanciale del letto per rafforzare la credibilità del suicidio della donna. Cioè, dice Torrisi, quella bombola era la bombola della cucina, che era stata tolta dalla cucina e messa in camera. Sì, ma quando e da chi? Allora, gli scenari potrebbero essere 2. Uno potrebbe essere quello di una bombola effettivamente esaurita che Salvatore Vinci avrebbe cambiato. Cioè, insomma, Salvatore Vinci sarebbe uscito da casa sua con questa bombola vuota, perché bombole ne venne trovata solo una, non venne trovata una bombola vuota, per cui doveva essersela portata via Salvatore quando uscì alle 8, essersi procurato una bombola nuova e averla portata nella casa, averla nascosta lì da qualche parte, in attesa poi della messa in scena del suicidio. Questa potrebbe essere un'ipotesi, ma è un'ipotesi che non regge, perché ci furono anche le indagini e gli accertamenti dei carabinieri dal distributore delle bombole, appunto, dove trovarono che era stata acquistata una bombola piena tre giorni prima. Non c'era stato nessun acquisto di bombole in quel giorno lì. Poi anche Salvatore, che si sarebbe portato dietro una bombola, fu visto da Usula uscire alle 20 insieme al cognato, non aveva nessuna bombola in mano. Insomma, è uno scenario che non esiste. Cioè, quella bombola esaurita e cambiata quel giorno lì è uno scenario che non è proponibile. L'unico che si può proporre è quello di una bombola che Salvatore Vinci avrebbe tolto dalla cucina e l'avrebbe nascosta da qualche parte, magari nella casa stessa, magari sotto il letto, magari nell'armadio, magari in un ripostiglio esterno del quale non si è letto nulla, che poteva magari anche esserci. E poi al momento giusto averla presa e aver inscenato questo suicidio, non so, secondo Torrisi, soffocando magari la donna con un cuscino, però poi non vennero trovate tracce sul cadavere di un'operazione del genere, oppure, non so, mettendogli questo erogatore a forza in bocca, insomma, avrebbe sostanzialmente nascosto questa bombola. Ma a quel punto lì era sicuramente certa la complicità del cognato per poter accettare uno scenario del genere. Perché? Perché il cognato raccontò nel 1985, il 9 novembre, raccontò queste cose. Lo si legge nel rapporto Torrisi. Il 9 novembre 85 lo Steri Salvatore dichiara fra l'altro di essersi recato quel giorno in casa della sorella, notando la cucina a gas priva di bombola. Allora lui disse nell'85 che aveva notato che mancava la bombola.
di aver sentito, prima di allontanarsi con il cognato, la sorella dire al marito di passare ad ordinare la bombola di gas da Carroga, il distributore, il venditore, perché il garzone, abitante da quelle parti, aveva preso la bombola vuota salendo al centro e non aveva portato quella piena, di essere passati dal negozio di Carroga e che questo era chiuso. Allora, mettiamoci nella condizione che la bombola fosse stata nascosta dal Vinci e che non c'era, come disse lo Steri, dicendo appunto che nella cucina la bombola non c'era. Ma allora, se era stato Vinci a nascondere quella bombola, Barbarina Steri non avrebbe detto al fratello è passato questo tizio che abita nelle vicinanze, ha preso la bombola vuota ma non ha ancora portato la piena, andate a ordinare una bombola nuova. Non gli avrebbe detto questo, no? La ragazza. Le avrebbe detto, ma la bombola è sparita, che fine ha fatto? Potrebbe aver mentito Salvatore Steri su questa frase della ragazza, ma allora perché avrebbe detto che in cucina la bombola non c'era? Se voleva coprire Vinci. Cioè, se voleva coprire Vinci, non avrebbe dovuto dire una cosa del genere. Avrebbe dovuto dire, sì, no, la bombola c'era. Perché? Se la bombola ci fosse stata, voleva dire che quando loro erano andati via, era stata la stessa Barbarina a toglierla e a portarla in camera. Se disse che la bombola non c'era, e questo non si combina con la sua complicità, per cui i conti non tornano comunque. Un'altra cosa che lascia perplessi sul fatto che Salvatore Vinci potrebbe aver nascosto quella bombola per usarla al momento opportuno è che quando Barbarina andò dal vicino di questo fatto non ne parlò. Cioè la testimonianza del vicino, di Raimondo Steri, ma anche dell'altro vicino, Francesco Usula, che era lì, non parlano di questa eventualità. Io penso che quando Barbarina andò a scaldare il latte avrà detto il motivo, gli avrà detto la bombola è esaurita. Cioè quella storia, quelle bombole lì succedeva così, che non è che uno aveva la bombola accanto di ricambio e la cambiava lui, no, la bombola a un certo punto finiva, a quel punto si andava da chi le vendeva e gli si diceva o si telefonava, qualcuno aveva il telefono, portami la bombola nuova, quello arrivava con la bombola nuova e ti portava via la bombola vecchia, in quel frattempo rimanevi senza gas. Ecco, poteva aver detto Barbarina al vicino una situazione del genere, la bombola mi è finita, non l'ho ancora ordinata, mio marito la deve andare a ordinare, è andato a ordinarla e compagnia bella. Se invece la bombola fosse scomparsa e lei non sapeva come, io penso che ai vicini gliel'avrebbe detto guardate che non trovo più la bombola e fatemi scaldare il latte. Cioè non è detto che sarebbe andata così, ma è plausibile che sarebbe andata così. Invece i vicini non raccontarono niente di tutto questo. Cosa poteva essere successo con questa bombola? Insomma, se ci mettiamo nell'ipotesi del suicidio, poteva essere successo che la mattina, mentre il marito era fuori, Barbarina Steri aveva preso questa bombola, l'aveva tolta dalla cucina e l'aveva messa da qualche parte. Allora, che il marito era fuori non si sa a che ora fosse uscito, si sa che alle 11:30, dalla testimonianza del cognato, era passato a chiamarlo, per cui era fuori, magari era fuori da un po', chi lo sa. In questo frangente la ragazza poteva aver tolto la bombola e averla nascosta, magari averla nascosta sotto il letto, averla nascosta nell'armadio, poteva averla tolta perché magari poteva avere intenzione di uccidersi in quella mattinata lì e poi o per il rientro non preventivato del marito assieme al fratello e all'amico, c'era una terza persona in quella mattina lì a casa di Salvatore, non aver potuto portare a compimento questo suo proposito, oppure le era mancato il coraggio. Poi lei era andata dai suoi genitori, gli altri erano rimasti lì, poi erano andati anche loro, lei era tornata, erano tornati tutti, lei aveva aspettato che la sua casa diventasse ancora deserta, cioè solo lei, e poi lì aveva fatto quello che aveva fatto. Aveva fatto un'ultima operazione, quella di dare il latte al bambino, era andata, la bombola appunto era stata tolta, era andata a scaldare il latte dal vicino e poi dopo aveva fatto quello che aveva fatto. Io penso che le cose siano andate così. Un accenno a Stefano Mele. Allora, Stefano Mele abbiamo visto che era un po' forse la pedina più pesante dell'accusa,
e quando arrivò in aula, prima, a parte che non ci voleva nemmeno andare, ma quando ci andò praticamente non disse niente. Ecco, vediamo come la sentenza liquidò così il personaggio Stefano Mele. Mele Stefano affermò di aver ricevuto la confidenza di aver ucciso la moglie lasciando di proposito la bombola del gas aperto, la confidenza da Salvatore, riuscendo a salvare il figlio. Il Mele modificò il contenuto di tale confidenza quando venne sentito dal PM il giorno successivo. Qui si riferisce alla giornata in cui Mele accusò Salvatore Vinci di essere suo complice, il 24 agosto 1968. Il giorno dopo, il Mele modificò il contenuto di tale confidenza quando venne sentito dal PM, affermando che il Vinci si era limitato a dirgli che aveva lasciato la bombola del gas aperta, senza precisargli altro, così che potrebbe anche essere trattato di una disgrazia, tra virgolette. Poi, il 16 gennaio 1984, riaffermò davanti al giudice istruttore che la moglie del Vinci era morta in Sardegna con il gas, ma che con ciò non voleva dire niente contro il Vinci stesso e che in tale sua affermazione non vi era alcuna allusione. Venne infine sentito in modo informale dal tenente colonnello Torrisi il 12 settembre 1986 e il relativo colloquio venne registrato. Dalla trascrizione risulta che rinnovò le accuse di correità nel duplice omicidio Locciolo Bianco a Vinci Salvatore, che egli all'epoca aveva già scoperto che lui in Sardegna aveva ammazzato la sua signora con il gas e allora lui era già abituato a fare questi omicidi. Ricordiamoci che quando Mele raccontò questa cosa a Torrisi era in carcere, cioè era stato messo in carcere con l'accusa di calunnia nei confronti di Francesco Vinci. Questo fatto, che lui era in carcere, ebbe, io penso, un peso non indifferente su tutto quello che lui disse ai suoi interlocutori. Quello che disse è che magari i suoi interlocutori volevano sentirsi dire. Al dibattimento il Mele ha dapprima riferito che la moglie del Vinci era morta per una disgrazia con il gas e a specifica contestazione ha precisato che nella sostanza è una disgrazia anche una morte cagionata da terzi con il gas e che così aveva detto Vinci. Cioè insomma sibillino fu Mele in dibattimento. La Corte ritiene che le dichiarazioni del Mele posseggano un ben scarso valore. In primo luogo per la mancanza di linearità che evidenziano per le ripetute modifiche e imprecisioni. In secondo luogo perché non rispondenti alle risultanze sulla morte asfittica desumibili dalla perizia Fallani. Infine perché provenienti da un soggetto di ben scarsa affidabilità intrinseca. Insomma Mele viene liquidato così. Ma una cosa un pochino più significativa da confutare per i giudici era il biglietto d'addio. Ecco, su questo biglietto d'addio abbiamo già ragionato in un video precedente, rileggiamolo. Ecco, il biglietto è emerso nella sua immagine vera in un video recente di Francesco Cappelletti. Avevo un grande amore, ma nell'ansia tutto m'è svanito ed ecco che non resisto più. Tutto mi è insopportabile nel vivere sotto degli occhi oscuri, ansiosamente penso e ripenso di essere amata ed anche invidiata, eppure nello spasimo prego per il bambino e buona fortuna. I magistrati di Cagliari erano d'accordo con Torrisi sull'equivocità di questo biglietto, che non venne giudicato un biglietto d'addio. Leggiamo nel rinvio a giudizio di Luigi Lombardini. Ecco, approfitto qui per dire che credo di aver fatto un errore in un video passato chiamando Lombardini Mario, è Luigi il suo nome. L'estrema equivocità del biglietto fatto trovare quale prova di suicidio, il cui contenuto, verosimilmente redatto dalla donna per altro motivo e tanto abilmente quanto cinicamente utilizzato e sfruttato dal marito per quanto sopra, non si addice a quello che dovrebbe essere l'ultimo messaggio lasciato da una persona che ha deciso di togliersi la vita. Ma su questo francamente io avrei dei dubbi, perché il biglietto lascia proprio trasparire un messaggio di addio. Insomma, in quale altra occasione potrebbe aver scritto un biglietto del genere la ragazza? Ma poi sul medesimo comodino dove era stato rinvenuto il biglietto c'era un quaderno a quadretti e con una penna.
Nel loro verbale, nel loro rapporto, i carabinieri scrissero: detto biglietto è stato ricavato da un foglio di quaderno avente la copertina color nero trovato sul piano dello stesso comodino, scritto con penna biro rinvenuta accanto al quaderno. Cioè, insomma, i carabinieri dissero che il foglio era sul comodino dove c'era un quaderno dal quale questo foglio, si capisce, era stato tratto, e una penna con la quale era stato scritto. Insomma, mi sembra abbastanza evidente. Tale quaderno conteneva altri scritti della donna, la cui grafia fu confrontata con quella del biglietto, no? per giudicare se era autentico. E si legge nel verbale di sopralluogo: un quaderno con fogli scritti contenente diari e racconti vari avente la copertina di colore nero. Per completare il quadro, in sentenza si legge questo: è un foglio a righe doppio, scritto su una sola facciata con penna biro e appare staccato dal centro di un quaderno. Non può sapersi se è quello rinvenuto sul comodino della camera da letto e se è scritto con la penna che ivi si trovava, perché tali oggetti furono restituiti dopo l'originaria archiviazione del giudice istruttore. Ma insomma, a me sembra abbastanza evidente, era la parte centrale di un quaderno quello con le graffette. La parte centrale, la ragazza aveva preso questa parte centrale, aveva scritto e poi l'aveva tolta. Insomma, mi sembra, non era una cosa che arrivava da chissà quando, chissà in quale altra situazione. Era lì, insomma, la prova, era il quaderno con accanto il foglio dal quale era stato tolto. Che la donna comunque avesse dei motivi validi per suicidarsi mi sembra evidente, perché insomma c'era questo matrimonio assolutamente infelice e c'era stata quello scandalo del fatto che era stata fotografata. Ecco, in questo caso il fotografo che io ho chiamato Pilleri, no, pare che la dizione corretta sia Pilleri, però va bene, ormai avrete capito che io ho poca fortuna con le parole che non conosco. E allora c'è una così, per quello che può valere, la testimonianza del padrone del bar dove era stato Salvatore quel giorno lì, Cadoni, Americo Cadoni, che nella sua testimonianza del giorno dopo il suicidio, il 15, dichiarò: ricordo che verso le ore 12 dello stesso giorno 14, il giorno dell'omicidio, presunto omicidio, vidi la Steri Barbarina mentre si recava dalla sua casa a quella dei genitori e aveva il bambino in braccio. La donna nella circostanza mi è sembrata molto triste e depressa. Arriviamo a un altro elemento, il biglietto del brefotrofio. Questo biglietto venne trovato sull'altro comodino. Era un biglietto dattiloscritto che sembrava scritto dal brefotrofio di Cagliari in risposta a una richiesta della donna di essere assunta. Questo biglietto era una buona carta in mano all'accusa che sulla base di questo biglietto diceva che il motivo di suicidio della donna non c'era. Comunque leggiamo come venne rinvenuto questo biglietto. Dai suddetti militari è stata rinvenuta una lettera proveniente da Suor Maria Gabriella Borfetrofio, c'è scritto qui, datata 24/12/1959, con la quale la Steri Barbarina veniva invitata a recarsi presso detto istituto in qualità di donna di fatica, per la somma di 120.000 annue, lire 120.000 annue, e era attesa colà entro il 15 gennaio 1960. E Torrisi fa queste considerazioni. Dal comportamento della donna antecedente alla sua morte non si rileva alcuna volontà o proposito suicida, anzi, tutto il contrario, in quanto essa manifesta la volontà di separarsi dal marito e allontanarsi da casa per essere assunta come donna di fatica, portandosi anche il bambino presso un brefotrofio di Cagliari, come si rileva da una lettera rinvenuta in casa a lei indirizzata, in cui le si comunica che proprio il 15 gennaio, eccetera, eccetera. Ma allora i giudici però non erano d'accordo con questa interpretazione di questa lettera. Che la Steri non avesse motivo per essere depressa e poter giungere a un gravissimo passo, quale quello di porre fine ai suoi giorni, è circostanza che non pare così certa come si vorrebbe.
Il giudice istruttore richiama a sostegno di tale convincimento il fatto che la donna l'indomani avrebbe dovuto iniziare in sostanza una nuova vita, trasferendosi col bambino nel Brefotrofio di Cagliari, ove avrebbe ricevuto ospitalità retribuita dietro la prestazione di servizi collaborativi. Tale infatti è il tenore di una lettera dattiloscritta, indirizzata alla Steri, trovata sul comodino della sua camera da letto. Allora, questa lettera è emersa in un video, nel video di Cappelletti, eccola qua. Purtroppo la parte sinistra non è venuta bene, per cui alcune parole non si capiscono, però io l'ho già letta questa lettera, comunque rileggiamola, alcune parole sono riuscito a capirle, ci ho pensato meglio rispetto alla lettura precedente che ho fatto in precedenza. Vediamo cosa c'è scritto. È una lettera piena di errori, io cercherò di leggere anche quelli. Cagliari, lì 24/12/1959. Gentilissima signora Barbarina, rispondiamo alla sua domanda. Gentilissima signora Barbarina, non c'è nemmeno il cognome. Rispondiamo alla sua domanda, in cui ci fa molto piacere ricevervi, però bisogna far chiaro tutto prima. Stia attenta alle spiegazioni. Spiegazione 1. Mangiare 3 paste al giorno, lei e così il piccolo suo, si fa il necessario, vestire il necessario, ma che il suo piccolo abbia lusso poco importa. Certo che non c'è, parola incomprensibile, come la signora desidera un salario grosso. Spiegazione 2. Ancora quando il bambino si ammala, le cure vanno a spese immagino dell'istituto, e la mamma non potrà uscire prima di 3 anni. Questo è importante, la mamma non potrà uscire prima di 3 anni, come se questi 3 anni fossero una protezione. Non si concede, infatti, non si concede l'ingresso neanche ai familiari, ingresso per la mamma e nel figlio, eccetera. Cioè, insomma, quello che in questa lettera pare di capire, si dice, pare di capire che la donna avrebbe avuto per 3 anni la certezza che nessuno sarebbe andato a disturbarla, e questo è importante. La signora Barbarina di paga avrà 120.000 lire all'anno, quindi l'attendiamo il 15 di gennaio con ansia. La saluto, Suor Maria Gabriela, via Lupini 287, telefono, eccetera, eccetera. Brefotrofio Cagliari. Questa lettera è tutto fuorché autentica. E se ne accorsero anche i giudici, insomma, non se ne accorsero Torrisi e i magistrati, ma se ne accorsero i giudici. Ma tale lettera, sulla cui autenticità non vennero né all'epoca del fatto né in istruttoria compiuti accertamenti, riporta, secondo quanto dalla polizia giudiziaria accertato su incarico della Corte, cioè gli accertamenti vennero fatti su incarico dei giudici, e su richiesta del PM, un indirizzo e un numero telefonico del mittente inesistente. Non è firmata ed il dattiloscritto, nome del mittente, Suor Maria Gabriella, Brefotrofio di Cagliari, non corrisponde a quello di persona che prestasse servizio all'epoca del fatto nel Brefotrofio di Cagliari. Allora, anch'io ho provato a cercare questa via Lupini da Google Maps. Non esiste, cioè a Cagliari non c'è nessuna via Lupini. Sì, potrebbe essere stata una via piccola dell'epoca e oggi non esiste più perché è stato, non so, buttato giù qualcosa, è stata fatta un'altra via. Però, insomma, se su questa via avesse dato un istituto di questo tipo, non sarebbe stata una via tanto piccola. In effetti, c'era un Brefotrofio a Cagliari in quell'epoca, oggi non c'è più, era il Brefotrofio provinciale. Lo vediamo qui. Vediamo qui. L'edificio molto grande, era in viale Ciusa 21. Adesso non c'è più, quelli sono uffici, però l'unico che io ho trovato era quello lì, non era in questa via Lupini assolutamente inesistente. Però ci sono altri elementi che lasciano pensare che quella lettera era una lettera fasulla, che ha fatto i suoi errori di grammatica. Lo dicono anche i giudici. La lettera inoltre evidenzia errori di ortografia e grammaticali così macroscopici da fare comunque ragionevolmente sospettare che non possa provenire da una suora che non sia neanche in grado di conoscere l'esatta ortografia del termine brefotrofio. Berfetroffio è la grafia del testo, di quell'ente cioè da cui dipendeva. Cercare oggi di scoprire quale origine abbia questa lettera appare pressoché impossibile,
e per certo può dirsi che chi la fece avere all'Asteri dovette avere l'intenzione di farle del male, o forse di illuderla, forse di prendersi gioco di lei. Ma allora, chi poteva essere stato ad aver scritto questa lettera? Il marito? Io penso di no. I giudici pensarono a una persona precisa e pensarono ad Antonio Pili. Leggiamo la sentenza. E che taluno, il Pili, fosse sospettato di non avere serie intenzioni nei suoi riguardi, di profittare di lei, che pure l'amava, lo si ricava dal tenore dell'altra lettera di costei, un'altra lettera scritta da Barbarina, allegata agli atti, e non di molto precedente il fatto. La lettera era datata 10 dicembre 1959 e il 3 dicembre era successo l'incontro con Pili e le fotografie di Pilleri. La donna scrive di scherzi da lei subiti del sospetto che il sordomuto, tale Aresti, utilizzato come tramite per i contatti epistolari e gli appuntamenti con l'amante, e che afferma di aver avuto con l'Asteri un rapporto sessuale a pagamento, attenzione, questo sordomuto Aresti, che teneva i contatti tra Pili e la ragazza, affermò di aver avuto un rapporto sessuale con lei a pagamento. Fosse d'accordo col Pili questo Arenti, dell'intenzione di sapere la verità, cioè lei rimproverò a Pili: ma questa Arenti è d'accordo con te? Una lettera, anche questa, angosciata, che lascia ragionevolmente supporre l'accadimento di fatti offensivi per la donna, dell'intento di taluno di prendersi gioco di lei. Una possibile origine della lettera apocrifa trovata sul comodino della camera da letto può essere dunque questa. Cioè può essere che queste persone che volevano approfittare di lei avessero scritto questa lettera. E il tenore di quella scritta da Barbarina e trovata dal padre sul comodino della camera da letto, cioè quella di addio, può ben adattarsi alla vicenda che traspare da quella indirizzata al Pili e da quanto era accaduto allorché la donna venne col Pili sorpresa durante un rapporto sessuale dal sordomuto e da tale Pilleri, armato di una macchina fotografica, e che viene descritto Pilleri in una nota del 20 novembre 1984 del colonnello Torrisi come un individuo che all'epoca del fatto amava scattare delle fotografie compromettenti e, servendosi di queste, ricattava le donne per indurle a prostituirsi. Beh, insomma, mi sembra evidente a questo punto lo scenario che si ricava da tutta questa situazione. Allora, la ragazza era innamorata di Antonio Pili, ma lui non era innamorato di lei, anzi, diciamo che voleva approfittarsi di questo innamoramento per dei suoi scopi. E quali potevano essere i suoi scopi? E i suoi scopi potevano essere quelli di ricavarci dei soldi. Allora, questo Pili, io non so se lavorava, so che di lì a poco venne arrestato per rapina e evidentemente cercava di procurarsi dei soldi in modo facile, e c'è da pensare che avesse pensato di procurarsi dei soldi in modo facile anche approfittando dell'amore di questa ragazza, e questa è la realtà. E la testimonianza di questa lettera in cui Aresti diceva di aver avuto un rapporto a pagamento lo conferma, insomma, questa Aresti che era il tramite tra Pili e la ragazza. Questa lettera del Brefrotrofio, mamma mia, non riuscirò mai a dirlo bene, rientra in questa situazione, cioè probabilmente per convincere la ragazza a fare quello che doveva fare, io penso che Pili o Pilleri, se era d'accordo, Aresti, insomma le dissero, non Aresti che era sordomuto, ma insomma le dissero che si sarebbero interessati per farle trovare un posto lontano dal marito. Lei avrà detto, io qui c'è il mio marito, insomma non è che posso fare una cosa del genere. Magari questa situazione, che lei sarebbe dovuta andare via, avrebbe potuto anche facilitare un suo assenso a mettere su dei soldi tramite magari dei rapporti sessuali a pagamento. Potrebbe averle detto, dai, intanto hai questi rapporti, tiri su qualche soldo che puoi portarti via e puoi avere così come risparmio.
Poi magari da lì, una volta che la ragazza avesse cominciato a concedersi per soldi, il pensiero di chi le aveva fatto questo tranello era quello che poi magari avrebbe anche continuato. Poi chi le disse guarda ci penso io a interessarmi, poi le fece avere questa lettera di risposta dell'inesistente Berfettrofio, quello che è di Via Lupini a Cagliari. Una risposta nella quale veniva indicato la lettera del 24 dicembre, veniva indicato al 15 gennaio il momento in cui lei sarebbe dovuta andare, e intanto nel frattempo sarebbe potuta continuare quest'opera di convincimento della donna di darsi per soldi, insomma, no? Di cominciare poi da lì le cose sarebbero potute continuare. Quando arrivò il momento della partenza, diciamo, il momento in cui lei doveva andare, che era il 15, e il 14 successe il fatto, e probabilmente lei aveva tentato di contattare questo istituto, magari facendo quel numero di telefono che c'era scritto sotto, naturalmente un numero di telefono inesistente, e si sarà accorta dell'inganno, e a quel punto fu quella la goccia che fece traboccare il vaso, cioè c'è da mettersi nei panni di questa povera ragazza che a quel punto vedeva chiudersi anche l'ultima sua speranza, e poi c'era questa scoperta di chi era un essere schifoso, la persona della quale lei si era innamorata, insomma. Io penso che le cose andarono così. Allora, siamo arrivati in fondo al video. Ecco, possiamo dire che questo tassello del teorema Torrisi, che avrebbe costituito il punto di partenza dell'attività omicidiaria di Salvatore Vinci, cade miseramente. Cioè, insomma, di fronte all'evidenza di quello che la sentenza illustra, non è ragionevole. Insomma, io penso che anche il più sfegatato fan dell'ipotesi Salvatore Vinci mostro, di fronte a questi elementi non possa insistere. Se lo fa è veramente un voler far tornare il solitario. Nel prossimo video, probabilmente il prossimo, ma potrebbe anche non essere il prossimo, ma comunque uno dei prossimi video, farò vedere, cercherò di dimostrare che anche l'idea che Salvatore Vinci possa aver partecipato al delitto di Signa è un'idea molto 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 così traballante. Poi più avanti vedremo anche la questione di Salvatore Vinci mostro. Per il momento vi saluto.